Hey Simone, thanks for having us at your restaurant today in Paris. Wanted to ask you a few things, but maybe we could talk in Italian because you're both Italian, so it makes more sense, right? Preferisco, quindi. Ok, grande. Senti, ti abbiamo incontrato a Londra quando sei venuto con lo shuffle di Gellinas. Com'è andata la serata? È stato originale, perché è un ristorante che non ha probabilmente fratelli o cugini o simili nel mondo. Insomma. È un piccolissimo posto con dei sessi disegnati ovunque, in tutti i bagni, quindi insomma una cosa mai vista in un ristorante normale. Il concetto è interessantissimo perché tutto gira intorno al fuoco, al forno da pizza o alla griglia. Quindi per me è stato un challenge interessante perché passare da una cucina gastronomica dove hai tutto a una cucina di 4 metri quadri dove hai solo un cuoco d'appoggio e una cucina di preparazione nel sottosuolo è una cosa comunque per me eccitante, nel senso che ti dà la possibilità di non avere troppe soluzioni e quindi concentrarti sulle cose che hai, che è una cosa comunque bella per il nostro mestiere, nel senso che col comfort sono tutti buoni. E quella sera in particolare cosa ti è venuto meglio secondo te? Non tutto bene, non penso che sia tutto venuto bene, non sono certo. È venuto molto bene il piccione, perché comunque grigliare un piccione e finirlo nel forno da pizza e tenere una cottura rosé non è la cosa più facile del mondo. Il raviolo secondo me era un piatto interessante, non mi ricordo tutto, gli scampi è una cosa molto semplice. Lo sgombro non l'ho mangiato, quindi era il piatto che mi dava un po' più noia da mandare. Non lo so. Abbiamo cercato di fare qualcosa di nostro con gli occhi di Bam e di Lee, quindi lo chef Lee Tiernan. E penso che la serata sia riuscita perché si è creato un bel ambiente. La gente stava bene a tavola, si vedeva. Quando qualcuno sorride, il cibo può essere buono, non superlativo, ma la metà della cosa è già riuscita. Quindi. E intanto qui cosa succedeva nel tuo Qua ristorante? succedeva un casino, però qua alla città del ristorante, qua c'era Carlo Mirarchi che operava, era il mio shuffle, era Carlo, e io ho fatto l'altro shuffle lì a BAM. Non lo so precisamente, non ero qui quindi non posso Non ti testimoniare hanno detto niente. niente. Non ho avuto più notizie di lui, quindi insomma avrò modo di vederlo, di chiedergli com'è andata, per essere più politically correct possibile. Quindi torniamo un po' indietro nel tempo. A Roosevelt, il tuo primo ristorante, inizialmente eravate due chef, che è una cosa abbastanza Sì, i primi insolita. 7 mesi eravamo due chef, sì. È stata una liberazione dividersi o tipo un passaggio naturale? È stata una scelta non mia, è stata una scelta naturale che ha imposto il ristorante, penso. Questo ristorante era fatto per uno, non per due. O perlomeno questa è la storia che ha parlato alla fine. E a me mi ha dato la possibilità di concentrarmi di più sicuramente di quanto mi concentravo in due su quello che doveva essere Rosval nella mia testa. Sono stati 3 anni e mezzo stupendi, nel senso che nonostante le difficoltà di perdere il socio e di ritrovare una forma allo spazio che era quel ristorante lì, a me mi ha dato la possibilità di gestire una squadra, di creare i miei menù, di conoscere meglio il territorio, quindi i prodotti e di farmi conoscere anche perché comunque a Parigi, visto il livello di cucina che c'è, di ristoranti che aprono ogni giorno, è importante comunque non imporsi ma comunque farsi sentire, nel senso che sennò il lavoro resta chiuso in quelle 4 mura e nessuno sa per me niente. Se ne parlava, ti dico, anche all'estero, quindi mi Sì. chiedo come mai l'hai chiuso. L'ho chiuso perché è un po' la stessa cosa di quando hai una coppia che funziona benissimo e vivi in una casa dove stai benissimo, però ti dici dobbiamo traslocare. Magari non c'è il terzo, non c'è il bambino, però traslochi con l'idea di farlo. O traslochi con l'idea di avere più spazio perché la tua compagna magari prenderà un lavoro e quindi avrai bisogno di un ufficio. Io avevo necessità di avere un mezzo di lavoro che mi permettesse di migliorare quello che facevo già là. E quello che facevamo a Rosval per me era già al massimo di quello che potevamo fare lì dentro. Perché ero io, un sous chef e un lavapiatti. La cucina faceva 6 metri quadri, non so, era piccolissima. Il bagno di tondo è grande quanto la cucina a Rosval.
Quindi probabilmente eravamo naturalmente arrivati alla fine di un processo, quindi c'era bisogno di ripartire a fare qualcos'altro. E il menù quanto è cambiato dalla chiusura del Rosvala? Il menù di Simone Tondo dalla chiusura di Rosvala all'apertura qua. Non è cambiato tanto, penso che la struttura è rimasta quasi la stessa. A me quello che mi piace al ristorante è di mangiare più cose. Mi piace il giapponese, mi piace il cinese perché a tavola non hai mai solo un main course. Hai sempre il brodino, il dashi, la frittura. Il kaiseki è quello che mi piace di più, perché è una cerimonia gastronomica, non è ti faccio il mio piatto, voilà, questo è il piatto che devi mangiare. A me piace assistere a un pasto, devi avere sempre qualcosa a tavola che ti possa portare sul cibo, non devi avere troppe pause, non devi avere troppi silenzi, sei lì per mangiare e per essere intrattenuto dallo servizio, da quello che facciamo noi, cioè la bocca non si deve addormentare. E ci sono troppe pause tra i passaggi, secondo me perdi quella voglia di stare lì a assaggiare, a dare colpi di cucchiaio, è importante. E tutte queste influenze asiatiche hai scoperte qui? Le ho scoperte qua perché in Italia giapponese e cinese il livello è molto triste, non c'è probabilmente qualcosa di interessante orientale o di grandi livelli. Qua invece c'è un'influenza enorme giapponese e cinese, Belleville comunque un quartiere quasi per il 60% abitato da cinesi. Rusantan il 46%, il 50% sono ristoranti giapponesi. Quindi un buon tonkatsu qua lo puoi mangiare, un buon ramen lo puoi trovare. Il ramen non sapevo neanche cos'era prima di arrivare in Francia, non avevo mai mangiato. Un buon sushi non l'avevo mai visto. E nella testa dell'italiano, giustamente perché non abbiamo la possibilità di conoscere il vero livello di una cucina giapponese, il sushi è quello che ti fa la livraison a casa, che ti porta il sushi take away, non so. Quindi mi sono appassionato, ho sempre mangiato di più in questi posti qua ed è una cosa che è entrata nella mia cucina un po' più forte. Non ho mai fatto cucina italiana e non ho lasciato il paese per venire a fare cucina italiana qua. Non ho preso una sfida a Parigi a 23 anni per fare quello che sapevo già fare. Non perfettamente, però che avevo già nel DNA. Io lavoro per imparare, non lavoro perché so già tutto e faccio quello per accomodarmi. Io mi alzo tutte le mattine perché ho voglia di fare una cosa diversa. È quello che mi piace della cucina. E nei mesi di transizione da Rosvala all'apertura qui cosa hai fatto? Ho fatto un figlio, Ok. ha preso 9 mesi come tutti. No, abbiamo avuto con la mia compagna un bambino che ora ha 5 mesi e ho mangiato un po' a destra e a sinistra per cercare di vedere delle cose diverse. Ho passato un mese a casa per riposarmi un po' e vedere la mia famiglia perché c'è anche anche quella componente mi permette di fare bene il lavoro tutti i giorni. E poi ho cercato un nuovo progetto, senza cercarlo. Ho visitato dei posti, dei locali, non si presentava niente di interessante, poi un giorno l'agente immobiliare mi ha telefonato e mi ha detto guarda che ho un posto nel 12°. Io vivo da 8 anni nel quartiere, quindi lo conosco benissimo, c'è Giovanni che è qui, c'è Fabrizio, c'è comunque una comunità italiana, ci conosciamo tutti bene. E gli ho detto non è possibile che c'è un ristorante in vendita nel 12° bello. Li conosco, non c'è. E lui mi ha detto sì c'è, si chiama La Gazzetta. Lì se non è il segno del destino quello, poco ci manca adesso. Io ho lavorato qui un annetto quasi con Petter, che è stato comunque uno chef importante qui insieme a Giovanni per me nella mia carriera. È un posto importante gastronomicamente parlando, nel senso che la bistronomia è nata anche qua, non è solo Chateaubriand, è stato tantissimo La Gazzetta. Probabilmente La Gazzetta ha iniziato veramente un movimento fresco e nuovo su quello che è la ristorazione di pranzo, cena, il menù à poser, la carta, tutto quello che noi abbiamo sorvolato negli ultimi 6-7 anni, ma che hanno iniziato loro nel 2006. Quindi non lo so, ho trovato che c'era una sorta di romanticismo responsabile da attuare, so che era il momento di fare una cosa del genere, probabilmente era il momento anche di dirsi non bisogna avere paura di quello che c'è stato qua, riprendiamolo e cerchiamo di continuare a modo mio quello che Petter ha fatto prima.
sei qua da 8 anni, dicevi, se uno a Parigi viene 3 giorni, Mm. 3 giorni a La Parigi, domanda la so che è già eh, bastarda. dove deve andare per avere un'idea di quanto è bello il cibo qui, quanto è buono? Eh, non lo so, il problema è che sarebbe il mio gusto, quindi non... Comunque il tuo gusto direi che Io valga. andrei, se dico andiamo a mangiare un sushi mi dicono no, ma il sushi va mangiato in Giappone o va mangiato in Brasile per la più grande comunità giapponese all'estero. Io penso che in Francia c'è il pesce c'è una grandissima qualità, una grandissima possibilità di scegliere diverse varietà, perché la regione è grande e ci sono maree diverse. Rispetto alla Sardegna, per esempio, dove dicono che c'è uno dei pesci migliori d'Italia, però l'acqua si assomiglia tutta perché è lo stesso mare. Io direi un sushi perché fa bene, perché è riposante, perché non c'è esercizio di stile, perché è una cosa pulita, netta, non ci sono filtri. Cioè, metro sushi, tu e il prodotto, basta. E perché mi piace, quindi io consiglierei quello. Direi 3 giorni, eh? Tre giorni. Pranzo e cena. Allora, direi sushi okuda la prima cena, leggero, dopo che scendi dall'aereo. Primo pranzo Septim, perché è fresco, perché è semplice, perché è fatto bene, perché nel ristorante ti trovi bene. Cena da Giovanni, perché ti concili un po' con l'Italia, comunque è pesciù, è buono, e perché è un amico, quindi insomma, dove devo mandarli io le persone che conosco. È molto bravo. Pranzo il giorno dopo, Saturn, perché Sven è un caro amico, perché ha un talento forte e poi se lo merita, cioè va visto, un cuoco da visitare a Parigi come Bertrand e come Giovanni. Cena alla Strons senza gare, non esiste altro al di fuori di quello se vuoi fare un 3 stelle, perché sono semplici, umili, bravi, originali, è come andare a Crippa in Italia, per me è un po' l'equivalente di Crippa in Francia. Poi ognuno ha i suoi gusti, tutti possono opporre consiglio a questi dettagli. Siamo alla cena, giusto? Secondo giorno. Pranzo il giorno dopo torniamo in Italia, Osteria Ferrara, perché è probabilmente il posto più semplice, buono e autentico italiano. E Giovanni comunque fa una cucina italiana con la sua mano, quindi c'è tecnica, c'è gusto, c'è anche la Fabrizio, però è una cosa più semplice, ti ritrovi un po' col paese. Io sono italiano, quindi devo mandarli dove conosco meglio. E poi resta una cena. E poi li faccio venire qua, Ok. perché è giusto partire che ci salutiamo, gli do tutti gli indirizzi e poi non vengono qua a mangiare. Sì, secondo me è un percorso coerente, sì. C'è tutto quello dove vado io a mangiare. Manca un giapponese magari più semplice, però ce n'è ovunque. Quindi, insomma. E tu, il tuo rapporto, sei ancora in rapporti continui con Giovanni e con gli altri chef italiani? Vi sentite Giovanni spesso? purtroppo lo vedo spesso perché siamo a 300 metri. Sì, no, è il mio migliore amico qua, quindi, insomma, sarebbe difficile rompere i rapporti. Ci vediamo meno perché siamo tutti molto impegnati col ristorante, però col figlio, questo, quello, ci riusciamo a vedere spesso. Se non ci vediamo ci sentiamo. Quindi. Domanda, tondo, al di fuori di Parigi, Sì. potrebbe funzionare allo stesso modo, secondo te? Sì, potrebbe funzionare meglio. Ah, addirittura. Sì, sì, sì. Ti piacerebbe cambiare città un giorno? No, oggi voglio finire questo, perché Un c'è da giorno, fare. Sì, sì, non... sì, 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 sì. Chi è interessato può chiamare. No, no, mi interesserebbe perché non vedo, caratterialmente non vedo un ristorante a vita, a meno che non esistano dei comfort strutturali che mi permettono di lavorare 10 anni nella stessa struttura. Quando parlo di comfort strutturali è avere una grandissima equipe, avere un progetto che è dato a 10 anni. Mi piacerebbe provare magari a lavorare in un ristorante di un hotel un giorno, quello sì. Perché? Perché ho un knowledge diverso, perché ci sono più cose da fare, ci sono più cose da mettere diversamente. Mi piace provare cose che non ho già fatto.
Quindi sì, cambiare città potrebbe essere, ma deve essere direttamente connesso al fatto che c'è qualcosa di interessante da fare là. Non lascerei mai Parigi per fare qualcosa in una città che non va bene e dove non c'è il progetto giusto da fare. Dove? Vuoi sapere quello? Dove andrei? Hai già No, non lo qualcosa so, in mente? non ho niente, non ho niente, ho appena aperto questo. Quindi... Forse ti è venuto un dubbio poco fa, hai una città, no? No. Ok. Senti, parliamo un po' di business. Sì. Consigli pratici da poter dare a un giovane ristoratore, un giovane Simone Tondo di qualche anno fa che vuole aprire il suo ristorante. Allora, il primo consiglio è di, prima di fare un prestito, di pensarci 2 volte. Io li ho fatti velocemente perché dovevo riparare delle cose. Di non aver paura di associarsi perché fa crescere anche quello. Io associarmi mi ha dato dei dispiaceri, ma allo stesso tempo mi ha dato la possibilità di avere Rosval. Nonostante sia stato duro, non bisogna avere rimpianti, nel senso che se hai fatto qualcosa l'hai fatto perché a quel momento lì ci credevi. Poi è normale che dopo, quando fai un errore, ci ripensi 50 volte e dici perché l'ho fatto. L'ho fatto perché a quel momento lì pensavo che fosse giusto. Io rifletto poco prima, rifletto tanto dopo. Adesso nel durante, poi il cervello lo spengo veramente poco. Consiglio di credere in quello che si fa, di non aver paura perché il rischio qual è? Di sbagliare e di riprovarci poi, non è che è mortale fare un ristorante e non riuscire. Sì, ti creerà dei problemi, tristezza, di poca riuscita, ma non è che... Io l'ho fatto con i mezzi che avevo, mi sono fatto aiutare da mio papà, non siamo una famiglia ricca, però tutti hanno creduto in quello che facevo, quelli che non ci hanno creduto si sono dovuti ricredere perché è andata bene. Ad oggi questo è nato grazie a quello che abbiamo fatto prima, è tutto collegato. Giovanni è collegato a Petter è collegato a qua, Rosvalle è collegato a qua, è collegato a Petter, sai, sono delle sliding doors, l'importante è non chiudere le porte. Io ho sempre tenuto dei buoni rapporti con le persone, ho sempre cercato di comportarmi bene e a livello finanziario non c'è una chiave, riflettere bene a quello che vuoi proporre, farlo con educazione tutti i giorni e non cambiare subito, quello è importante secondo me. Se pensiamo che il ristorante è un ristorante senza finestre, non è che qualcuno passa e dice ah, ha fatto il ristorante senza finestre, è matto. I matti a volte hanno ragione, guarda Massimo quanto tempo ci ha messo a diventare chi è. Tutti oggi acclamano, ma è facile acclamare adesso che è lì. Ma 15 anni fa quando... È quello, capito? A volte abbiamo una memoria un po' corta, no? So come quando i calciatori non fanno gol per 2 stagioni e poi ne fanno 50 in una stagione e dici ah ma io l'avevo detto. Sono tutti buoni. Bisogna crederci e abbassare la testa e andare. Invece Simone Clienta, un grande ristoratore di quelli con mega ristoranti, mega nel senso, non so, 3 stelle Michelin, Dove andrei? eccetera. No, che consiglio, sai, perché magari uno poi si perde un po', se ha un mega Ah, io che ristorante. consiglio darei al Sì, ristorante sì. alle 3 stelle? Di essere più vicino al cliente, di pensare di non essere Cristiano Ronaldo, sì. Perché ci sono grandi esempi di grandi cuochi 3 stelle Michelin che sono delle persone semplici e fanno il loro lavoro tutti i giorni. Non vuol dire che sei esposto, che non devi dire buongiorno alla signora che ti ferma in strada. Quella si chiama educazione, umanità. Non vuol dire che ti hanno messo nella guida e ti hanno dato 3 macaron perché i macaron un giorno vanno via, sicuro. Quando muori, quando il ristorante chiude o quando i clienti non vengono più. Allora, l'educazione e il savoir-faire è una cosa che resta a vita e se lo ricordano anche quando ti mettono sottoterra. Delle stelle c'ho qualche dubbietto. Senti, adesso ultime domande, però qui devi rispondere velocemente distinte, delle Va cose bene, ci sto. bianco Mi o sto alla nero. testa, quindi ok. Allora, si parte sul facile, carne o pesce? Pesce. Vegano può essere veramente buono. Può esserlo, sì, ma bisogna metterci un po' più di tempo. Bisogna Bor- studiarlo. Borgogna o Bordeaux? Nessuno dei due. Formaggio italiano o francese? Italiano, sardo, Bottura o Ducasse? bottura. Le Fooding o Michelin? Tutti e due con il giusto approccio.
Social media, bene o male per i ristoranti? Bene se fatto con gusto e senza ossessione. Piatto tuo preferito nel menù che oggi si può avere qua? Il rombo liscio con una polvere di capri di pantelleria e del radicchio di Treviso. Chef preferito a Parigi? Non ce l'ho. Quante volte? Barbo, Ok. ce l'ho. Cioè, quante volte devi cucinare un piatto prima che finisca poi nel menù? Una volta. Lo posso modificare poi, però non facciamo sostanzialmente una cucina che è talmente complicata da non funzionare. Ci sono sempre 3-4 elementi massimo, un prodotto, un condimento e un taglio, quindi insomma non giro su 30 cose. Un piatto che hai mangiato e che ti ha fatto pensare, avrei voluto fare io. Ne ho mangiati tantissimi, ne ho mangiati da Joe, da Bertrand, da Sven, in tutti i ristoranti. Poi pensa che è una leccata di culo, è quello che non mi piace. Però No, il raviolo che onestamente. aveva fatto Massimo contro i francesi, per provocazione, era un piatto che mi aveva fatto riflettere perché un raviolo a foie gras è difficile da fare, è difficile da fare buono, buono, buono. E l'ho trovato intelligente e allo stesso tempo molto buono. C'era un messaggio, un... era un piatto chiaro, c'era tutto. C'era una provocazione, ma c'era della sostanza. Per quello mi è piaciuto molto. E ci sono tanti piatti, ho mangiato il risotto di cracco, acciughe e limone, è una cosa che ho difficoltà a dimenticare, perché è stata una grande epoca quando lavoravo con Matteo Baronetto. Ce ne sono tanti, ne ho mangiati. Scampo al salsatè di Barbeau, era un gran piatto lo stesso. Ho mangiato da poco una Saint-Jacques con un praline noisette da Septime, è stato fantastico. Da Sven un'ostrica con un jus de betterave, da Giovanni i suoi tortellini, cioè, insomma, hanno tutti. Però magari ti Cuochi piacciono. bravi hanno tutti un gran piatto. Magari i gran piatti ti piacciono, però alcuni magari Uno che mi ha non sono il tuo marcato stile. Uno che dici, cavolo, avrei voluto. a farlo? Vai a pensare io a questo piatto qua. No, mi succede sempre quando vado a mangiare giapponese, non mi succede mai quando vado a mangiare i cuochi perché è una cucina loro, che non avrei mai voluto fare un piatto di un altro, perché è il loro piatto. E non vuol dire che non. Ci sono dei piatti che a me ne dico bravissimo, quello sì, sempre. L'avrei voluto fare? No, perché se non l'ho fatto vuol dire che io non ci sono arrivato, capito? La pura onestà è quella. Che c'è qualcosa nel mio ABC della cucina che non farebbe quel piatto là, ma che lo adora. Giapponese, perché non lo so, non so metrizzare quella semplicità ancora. Sei stato in Giappone? No, ci vado ad agosto, Ok. da solo. Ah, da solo, Sì. ok. No, no, è una cosa che mi affascia, ti giuro, è una cosa che mi può lasciare lì a riflettere. Non c'è un piatto probabilmente che mi ha folgorato la carriera. C'è stato, me l'ha fatto il mio primo chef. Lui sarà contento, Cristiano. Ed era maiale murena. E non l'ho mai visto da nessuna parte, non l'ho mai rimangiato da. E probabilmente è il primo piatto che ho mangiato e mi sono detto c'è qualcosa oltre. Cioè c'è qualcosa oltre a mischiare una verdura, un pezzo di carne. Era imbarazzante quanto fosse in equilibrio e quanto il grasso del pesce e della carne fossero uguali. Avevi difficoltà a distinguere la murena dal maiale e nonostante la quantità di grasso che c'era tra le due pelli, diciamo, era bluffant, come dicono i francesi, veramente. E questo è successo nel 2006, 2007, insomma. Quello è un piatto che mi aveva veramente scioccato. Ma sono i piatti semplici che mi piacciono di più. Mi ricordo una patata affumicata con scampo al vapore e lime che avevo mangiato da Roberto Pezza a Saposentu, che è un ristorante con una stella in Sardegna. La prima volta che ho mangiato mi ricordo tutto il viaggio in treno dal mio paese a Cagliari, che è la capitale, era il teatro lirico del Cagliari. Ho pensato a questa roba. Perché patata affumicata è una cosa che faccio io da tanto, lo stesso. Però era la prima volta che lo mangiavo, quindi quando per la prima volta ti
affronti un gusto che non conosci e comunque è un primo bacio, vedi il mare la prima volta e dici, oh, cos'è? E mi ricordo che mi aveva marcato. Poi ce ne sono stati tanti, ne sono mangiato in tantissimi ristoranti, quindi il problema è che più non hai territorio e più trovo che si ripete. È un po' il problema che hai a Parigi. È difficile qua mangiare in un ristorante e dire ho mangiato una cosa pazzesca, non ho mai mangiato da nessuna parte, perché l'approvvigionamento dei prodotti è lo stesso. Se vado a Modena o vado ad Alba da Crippa o vado in Sicilia da Pino, sai comunque che c'è qualcosa che non hai mangiato da un'altra parte, che può essere la Saba in Emilia, può essere, che ne so, il tartufo, una fassona ad Alba. Io non ce le ho queste cose qua. Noi abbiamo i prodotti che ha Giovanni, i prodotti che ha Bertrand. Lì la difficoltà. Tutti dicono a me a Parigi è facile. Avere una capitale dove hai una settimana carote, biettole e sardine, il piatto lo devi fare così, però deve essere diverso da quello dell'altro. I prodotti sono gli stessi. La difficoltà sta là. Poi tutti possono avere il loro punto di vista. Per me quello è complicato. È lì che devi far lavorare un po' più la testa. E in più non siamo dei ristoranti con 2-3 stelle. Siamo dei ristoranti che hanno necessità di cambiare tutte le settimane, perché la clientela gira. Parigi comunque è una città che ha un bacino ha un'utenza comunque abbastanza alta. Quindi vuol dire che tu puoi venire martedì a mangiare e poi torni giovedì. Quindi hai necessità di cambiare spesso. Quello è difficile. Però è anche la bellezza di questo lavoro. Non avere troppa comodità. E bistronomia secondo te quanto durerà La ancora? bistronomia durerà la vita, perché la bistronomia è cucina. C'era cucina anche prima di bistronomia, Sì, però. ma la bistronomia è cucina, è il giornalismo che ha dovuto trovare un'etichetta alla cucina fatta così. Non siamo noi che abbiamo cercato di imporre una moda. Chi scrive ha necessità di avere un soggetto, chi scrive ha necessità di scrivere qualcosa che deve cambiare. Perché ad oggi il menù fisso dovrebbe morire e bisogna tornare alla carta, ma perché? Perché abbiamo parato 8 anni del menù fisso, quindi adesso che cosa vendiamo? È come abbiamo fatto una collezione di nero, domani dobbiamo togliere una collezione di colori. Perché se no ci resta lo stock e non vendiamo più niente. Quindi che a me non me la racconta nessuno, basta sedersi un attimino, guardare, essere un po' coerenti, non avere troppi interessi e dirsi, boh, cosa sta succedendo? Non sta succedendo niente. Quello che facciamo va benissimo così. Che ci sia diversità mi va bene, ma annullare qualcosa per ricrearne un'altra no, non mi va bene. O non sono d'accordo perlomeno, poi vedremo un po'. Ok, grazie mille per questa chiacchierata. Grazie. E niente, ti auguriamo una Grazie buona mille. giornata. E di vederti presto a Londra di nuovo, magari in un Sì, ristorante. no, speriamo di no. con- Speriamo prossimo Gelinas che mi mandino a Rio de Janeiro. magari a Nongelina, su un'altra roba. Sì, no, tornerò presto. Torno presto perché ho una parte di staff inglese e comunque dei cari amici e voi là.